Stasera parliamo del senso di impotenza, quella sensazione di blocco, che si ha nel momento in cui, si entra in contatto con determinate persone o determinate situazioni. Sarà importante per me che comprendiate il perché si crea questo senso di impotenza. Perché come abbiamo visto moltissime volte, ci sono 3 elementi fondamentali che sono legati al creare, che sono legati al manifestarsi nel mondo, che sono legati allo stare bene con gli altri e soprattutto con noi stessi. Consapevolezza, energia e tempo. Dobbiamo diventare quindi consapevoli del perché entriamo in uno stato di impotenza, perché quello è il punto di partenza per poi uscirne. Innanzitutto vi chiedo, di pensare ad una situazione o, ad una persona rispetto alla quale vi sentite impotenti, ovvero, percepite un'energia molto bassa perché non sapete come gestire quella persona, non sapete come gestire quella situazione. E questo senso di impotenza vi porta a bloccarvi, a non fare, a proprio, andare in uno stato di contrazione, quindi di riduzione della vostra energia. E penso che, tutti nella nostra vita ci siam trovati, in questo stato. Molto spesso, capita di essere in questo stato non tanto di fronte ad un'altra persona o un'altra situazione, ma rispetto a noi stessi. Molto spesso ci sentiamo impotenti perché, vorremmo un cambiamento, percepiamo la necessità di, un cambiamento, ma non riusciamo. Questo innesta in noi una sensazione di non essere e più entriamo in questo circolo vizioso, più la nostra energia diminuisce. Bene. Ragazzi, usciamo da questo circolo. Stasera usciamo dal circolo del con me non c'è niente da fare. Perché con noi c'è, tantissimo da fare. Con noi possiamo fare tantissimo, ma come primo passo dobbiamo comprenderci, autorizzarci a riconoscere che siamo in un momento di difficoltà, in un momento di fragilità, perché quello è il primo passo fondamentale per proseguire, per andare avanti, per essere. Perché si crea lo stato di impotenza? Fondamentalmente perché c'è un disallineamento dei nostri 3 centri di potere: essere, sentire, creare. Le nostre 3 intelligenze che sono collegate proprio a 3 cervelli fisici, il cervello enterico, il cervello cardiaco e il cervello encefalico. Questi 3 stati, questi 3, centri hanno un loro specifico campo elettromagnetico. Che cosa vuol dire che hanno un campo elettromagnetico? Vuol dire che è come se noi avessimo 3 calamite, una nella testa, una nel cuore e una nella pancia. Ed è come, quando c'è un disallineamento, è come se noi avessimo una corda che tira a destra, una corda che tira a sinistra e una che tira verso il basso. Cioè provate a immaginarle queste corde. Comprendete che non riusciamo a muoverci, usiamo la nostra energia per rimanere integri. Quindi quando in noi c'è un senso di impotenza è perché principalmente c'è, un disallineamento tra l'essere, tra il sentire e tra il creare, ovvero tra l'io sono, l'io sento e l'io creo.
E spesso, entriamo in questa situazione perché, non comprendiamo realmente qual è la nostra potenzialità, qual è il nostro potere. Nel momento che siamo in una fase di blocco, al posto di attivare la nostra energia per capire quali sono i passi da fare, ci focalizziamo su quello che non siamo e sull'obiettivo finale. L'obiettivo finale visto troppo lontano e questo crea nel nostro corpo, proprio a livello biologico, uno stato di impotenza. Perché? Perché il nostro corpo biologico è progettato per consumare il minor consumo di energia. Lo scopo del nostro corpo biologico è quello di preservarci, che è uno scopo molto diverso rispetto a quello della nostra essenza, della nostra anima, del nostro spirito. Metteteci l'etichetta che volete, ok? Della nostra parte energetica. E quindi spesso c'è un disallineamento tra questi due piani, tra il piano dell'evoluzione e il piano biologico. È un po' come se un seme volesse nel giro di una notte diventare una sequoia. Noi con noi stessi ci comportiamo in questo modo. Abbiamo dentro di noi dei semi, li percepiamo e vorremmo in una notte diventare una sequoia. E lo sappiamo che è impossibile. E quindi cosa succede? Visto che il nostro corpo a livello inconscio sa che è impossibile fare quel salto, perché richiederebbe un certo livello di energia in un certo livello di tempo che non abbiamo a disposizione, e quindi cosa fa? Ci mette in uno stato di preservazione dell'energia per farci fare il salto. E quindi andiamo in uno stato di down. Quindi dividiamo il senso di impotenza in due ambiti. L'impotenza verso noi stessi, verso un nostro cambiamento, verso un modificare degli aspetti di noi, della nostra vita che non ci piacciono, che non sentiamo potenzianti, con un senso di impotenza che ci genera una situazione, una persona, un evento esterno. Quindi l'impotenza può essere di due tipi: generata da una frustrazione interna per un cambiare, per un cambiamento che noi non sentiamo in grado di fare a livello inconscio, anche se lo vorremmo a livello conscio, e un senso di impotenza che deriva da una situazione esterna. Partiamo dal senso di impotenza generato da una situazione esterna, perché quel tipo di senso di impotenza è quello più semplice su cui fare un'analisi di realtà. È quello più semplice per attivare il nostro adulto integrato, ovvero l'adulto integrato che cosa fa? Ascolta le emozioni del bambino, ascolta le sue paure, i suoi timori, la sua rabbia, la sua tristezza, la sua gioia. Ascolta le emozioni, le integra, ascolta se sono coerenti con il qui ed ora, ascolta quello che sono anche tutti i valori, i limiti che vengono dati dal genitore normativo e verifica se oggettivamente può essere fatto un qualcosa. Quando ci troviamo di fronte a una situazione per cui ci sentiamo impotenti, la prima domanda che ci dobbiamo porre è: io sono oggettivamente in grado, con gli strumenti che ho adesso, di modificare questa situazione? Di aiutare questa persona? E se siamo onesti con noi stessi, abbiamo una risposta, è un sì o un no. Ci potrebbe essere un sì ma e va analizzato il ma o un no però.
e va analizzato il però. Cosa intendo con l'analizzato? Comprendere qual è quello che dobbiamo fare, quindi la consapevolezza di quello che è da farsi, l'energia necessaria e il tempo necessario. Facciamo un esempio semplice e banale, ma per comprendere questa situazione. Ho un carissimo amico e questo amico perde la casa e io voglio aiutarlo. Lo voglio aiutare, ma mi sento impotente. Eh, Prima domanda da porsi è: io posso oggettivamente aiutarlo? Sì. Come? E facciamo un'analisi di realtà. Io in questo momento ho uno spazio in casa per ospitarlo? Sì, no. Ho del denaro da prestargli? Sì, no. E già se ci sono 2 no rispetto ho qualche persona che potrebbe di cui mi fido, che potrebbe essere felice di aiutarlo, non che io obbligo ad aiutarlo, che è felice di aiutarlo, sì, no. Se io ho già 3 no a queste risposte, vuol dire che il mio senso di impotenza è legato ad un qualcosa che io so già che non posso realizzare nel qui ed ora. Si è attivato in me il salvatore e a questo punto il salvatore mi prosciuga energia. Ed è a volte difficile ammettere a noi stessi che non siamo in grado di modificare una situazione quando vorremmo farlo. Ma fare un'analisi di realtà ci aiuta a comprendere quali sono eventualmente i passi successivi. Eh, Perché se no entriamo in un circolo vizioso che assorbe la nostra energia. Se c'è un sì ma o un no però, analizzo. Ho i soldi, sì ma, ok. Verifico questi soldi che ho. Posso destinarli a questa persona oppure mi sento in colpa perché vorrei farlo, ma nel contempo so che ho altre priorità. Quando si innescano tutti questi meccanismi, capite che ci sono proprio delle forze contrastanti dentro di noi, si crea un dialogo interiore di cui noi non siamo coscienti, ma a livello inconscio ci sono tanti noi che dialogano tra di loro e assorbono la nostra energia. In analisi transazionale c'è una tecnica che viene utilizzata nei counseling, negli incontri di counseling one to one, che è la strategia delle sedie, è la tecnica delle sedie, che è una tecnica che viene utilizzata per aiutare il cliente a far dialogare queste parti e a capire quale è più coerente con la realtà. Ma sì, ma questo mio amico mi ha aiutato tantissimo quando io ero in difficoltà, io non posso non aiutarlo. Analisi di realtà. Se non posso aiutarlo, è inutile che io investa la mia energia nel cercare una soluzione che già so che non c'è. E allora cosa fare? Conservare quell'energia e aumentarla dentro di noi per poi osservare e entrare nella frequenza di un nuovo paradigma. Perché spesso quando siamo in uno stato di impotenza, il dialogo che è dentro di noi è tra personaggi già noti, schemi già noti. È un po' come dire, io voglio a tutti i costi mettere questo foglio dentro questa scatola. No, io voglio farlo perché se io riesco a mettere questo foglio dentro questa scatola, io posso realizzare tutti i miei desideri perché posso spedirlo alla persona che lo può leggere. Ma non ci entra, non ci entra, ma lo devi fare entrare, ma non ci entra, ma lo devi fare entrare. Cioè sono concentrata sul fatto che il foglio non entra.
Quando mi fermo e ascolto e dico oggettivamente, è geometria, questo foglio entra dentro questa scatola? No. Mi fermo, entro in uno stato di centratura, aumenta il mio livello di energia e scopro magicamente che se io piego questo foglio, semplicemente può entrare all'interno di questa scatola. E voi dite, vabbè Milena, ma era ovvio. Ma quante cose succedono nella nostra vita in cui ci sentiamo impotenti, in cui non riusciamo a trovare una soluzione e poi arriva qualcuno dall'esterno che ci dà la soluzione dove diciamo, ah caspita, era ovvio. Ecco, tantissime volte noi ci troviamo in questa situazione in cui abbiamo questo foglio e non riusciamo a metterlo dentro. Lo stato di impotenza è fine a se stesso, prosciuga la nostra energia. Quindi quando sono in uno stato di impotenza rispetto ad una situazione esterna, è fermarsi e scrivere. Ok, bene, c'è questo problema, c'è questa relazione con questa persona. Mi sento bloccato perché? E scrivo i punti e poi dico bene, proprio scrivendolo, è importante scrivere perché la scrittura porta fuori quello che noi i nostri pensieri e li materializza. Quando noi li vediamo scritti, è come se il nostro cervello facesse dei click. È un po' come se, non so se avete mai fatto un puzzle. Cosa si fa per fare un puzzle, soprattutto quelli complessi? Si prendono i vari pezzi, si mettono di fronte, si dividono per pezzi simili, per colori simili, e poi con i pezzi davanti si iniziano a fare delle prove. Se noi pensiamo di fare un puzzle, non dico da 15.000 pezzi come ha fatto mia suocera, questo puzzle bellissimo, enorme che abbiamo in montagna, ma anche soltanto di 1.000 pezzi. Pensando che io prendo un pezzo dalla scatola, va da qualche parte, no, lo rimetto nella scatola. Prendo un altro pezzo, arrivo a un certo punto, che cosa dico? Cioè basta, cioè non c'ho più voglia. Cioè, quanto tempo ci devo mettere? Vuol dire che io devo pescare ogni volta per un pezzo che si incastra perfettamente con quello che è disponibile, ma all'inizio sembra impossibile. Certo, è fattibile, magari se hai quei 200 anni e fai soltanto il puzzle con quella strategia, alla fine lo porti a casa. Ecco, noi con la scrittura ci autorizziamo a fare lo stesso processo con i nostri pensieri. È come se prendessimo i pezzetti del puzzle e li dividiamo per colore, per forma e poi iniziamo a vedere come si incastrano. E quindi questo è proprio il primo passaggio quando siamo in uno stato di impotenza con una situazione, una persona esterna. Io posso oggettivamente fare qualcosa. Se la risposta è no, mettiamoci un po' come dire, ok, non sono un supereroe, non posso risolvere tutto. Chi ha questo pensiero in noi? Il nostro bambino. Il nostro bambino ha il pensiero magico e quindi il nostro bambino spinge per trovare una soluzione con la bacchetta magica. L'adulto deve prendere quel bambino per mano e fargli vedere che in questo momento non c'è una soluzione con le risorse che si hanno. E questo non vuol dire che non si riesca a trovare una soluzione, ma se rimaniamo nel braccio di ferro interno, prosciughiamo la nostra energia. E quindi diciamo questa è un po'
il senso di impotenza un po' più semplice da gestire, perché quando è un evento esterno, quando è una persona esterna, è più facile fare un'analisi di realtà, perché ci sono delle variabili che arrivano anche dall'esterno e quindi ci danno degli spunti di riflessione. Più sfidante è quando il senso di impotenza è rispetto dei nostri blocchi, è rispetto a noi. Quando vogliamo a tutti i costi un cambiamento, ma non riusciamo. Cioè vediamo che ci impegniamo, che facciamo, ne abbiamo provate di tutte, ma siamo ancora fermi lì. Non andiamo avanti o magari facciamo dei piccoli passi e poi torniamo indietro. E questo crea, in noi un senso di impotenza. Cioè il senso di impotenza si innesta sempre quando c'è un conflitto interno, quando ci sono parti di noi che sono entrati nel sì ma. Sì ma è impossibile questo, sì ma ce la puoi fare, che sono il dialogo dei nostri tre stati dell'io, bambini o genitori che adulto. E anche qua dobbiamo fermarci. Quando siamo in uno stato di impotenza, molto spesso per sfuggire a quella sensazione frustrante, ci mettiamo nel fare. Pur di non sentirci impotenti, ci mettiamo a fare tantissime cose, perché così abbiamo l'illusione di fare, di muoverci, di trovare la soluzione. Ma se non risolviamo la motivazione all'origine, non riusciamo a uscire da questo meccanismo. E il senso di impotenza aumenta con la convinzione di non essere. A volte, io lo dico, no, spesso nella presentazione, ad esempio nel metodo ESC, ma l'ho visto anch'io nella mia vita, nel mio percorso di crescita. A volte facciamo 1000 cose, facciamo 1000 corsi, facciamo 1000 pratiche. Fermiamoci, scegliamone una. Solo che il fermarci ci fa entrare in contatto con quella frustrazione e quella frustrazione ci spaventa. Perché ci spaventa? Perché diamo una lettura distorta a quella frustrazione. Pensiamo che quella frustrazione dipende dal fatto che noi non siamo capaci. Invece noi siamo capaci e non capaci. Per comprendere cosa è giusto che noi facciamo dobbiamo entrare nel sono e per farlo dobbiamo stare, ascoltarci e comprendere che se noi in questo momento abbiamo un blocco a livello emotivo, abbiamo un blocco a livello evolutivo, è perché nell'à e nell'allora quel blocco si è creato per proteggerci. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far comprendere al nostro bambino che oggi quel blocco non è più necessario, che oggi possiamo trovare un altro modo per gestire quello che è successo nella e nell'allora, perché oggi siamo persone diverse. È che il nostro bambino è spaventato e tra io genitori o bambino e io adulto vince sempre l'io bambino, perché la parte più emotiva è la parte anche fisica, è la parte che più somatizza e quindi il corpo comanda. E quindi cosa possiamo fare? Entriamo nel pratico della serata. Iniziamo innanzitutto ad ascoltarci. E quindi con voi stasera vorrei proprio fare il protocollo di rilassamento con le bars che serve proprio per entrare in uno stato di ascolto e all'interno di questo stato di ascolto vediamo cosa
ci autorizziamo a far emergere e con quello che emerge facciamo il protocollo di trasformazione alchemica. Essendo con noi molto accudenti, non pretendiamo da noi di trasformarci in una notte da seme a sequoia. È un po' come se noi da genitore pretendessimo che il nostro bambino che ha 1 mese iniziasse a camminare. Dai, 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 che dobbiamo fare in fretta, su, su, dai, sbrigati. Il nostro bambino imparerà a camminare, ma con i suoi tempi. E più noi siamo accudenti, più noi siamo potenzianti, più quel bambino inizierà a camminare e avrà più fiducia in sé. Così dobbiamo far con la nostra parte interiore. E invece con noi diciamo: "Cammina, cammina, cammina!" E ma non capisci proprio un cazzo però, con tutte le cose che ho fatto. Quanto spesso ci rimproveriamo. Quanto spesso diciamo a quel bambino o a quella bambina, quanto spesso imprechiamo, quanto spesso gli diciamo: "Tu non sei". Partiamo da un presupposto, che noi siamo. Okay, partiamo allora con questa pratica. Quindi, per chi si è collegato adesso, lavoriamo, su una situazione, una persona, una parte di noi che stimola un senso di impotenza, una sensazione di blocco, ma non ci concentriamo su quella. Entriamo innanzitutto in ascolto. Quindi, mettete le bars nella posizione di rilassamento, che vi ricordo essere questa. Quindi le bars non devono toccarsi, devono essere distanti più o meno 1 millimetro o poco meno, e le mani devono mettersi in questa posizione, tutti i polpastrelli si devono toccare e devono essere messi attorno. Non mettete le mani così perché se no non ce la fate, quindi partite con le mani così e poi mettete intorno alle bars, okay? Per chi non ha ancora le bars, può semplicemente mettere le mani in questo modo. Quindi vi guiderò in questa fase di ascolto e nel momento che poi individuerete una sensazione, un'immagine, una parola, la porteremo all'interno del protocollo di trasformazione alchemica. È, importante che vi autorizziate ad ascoltare. Non entrate nel fare anche dentro di voi, okay? Concentratevi proprio entrate in ascolto e concentratevi su una cosa, una sensazione, una parola, un'immagine e una volta che l'avete presa, rimanete su quella. Quindi chiudete gli occhi. Fate un respiro profondo ed entrate in contatto con voi. Entrate in contatto col vostro corpo, le vostre sensazioni, i vostri pensieri. Diventate un osservatore interno ed un osservatore esterno. Immaginate un fascio di colore argento che dal centro della terra sale, entra dal vostro perineo
ed entrando nel primo, nel secondo e nel terzo centro. Fuoriesce dalla fontanella e si espande nel centro della galassia. E dal centro della galassia arriva un fascio di colore oro brillante che entra dalla vostra fontanella e attiva il terzo, il secondo, il primo centro. Fuoriesce dal perineo e si espande nel centro della Terra. Prendete consapevolezza di essere un portale di collegamento cielo-terra, terra-cielo. E con questa consapevolezza ripetete io sono, io sento, io creo. 3, 6, 9, 9, 6, 3. In questo stato di ascolto, in questo stato di centratura, iniziate a fare un'analisi, uno scanner del vostro corpo. Ponete l'attenzione nei vostri piedi e contemporaneamente nel vostro respiro, nelle vostre caviglie, nei vostri polpacci e piano piano salite e sempre fate questa duplice, ponete questa duplice attenzione alla parte del corpo e al vostro respiro. Salite nelle cosce, nei glutei, nei genitali, nella pancia, nella schiena, nella parte bassa, media, nel diaframma, nella parte alta, le spalle, il petto, le braccia, gli avambracci, le mani, mignolo destro, sinistro, anulare destro, sinistro, medio destro, sinistro, indice destro, sinistro, pollice destro, sinistro e poi risalite, passate al collo, alla testa, alla fronte, agli occhi, al naso, alle guance, alla lingua, ai denti. Ascoltate il vostro corpo, ascoltate le sensazioni che avete nel vostro corpo e identificate un punto dove percepite che c'è una maggiore tensione o dove percepite un formicolio, una contrazione. Rimaniamo fermi sul corpo e prendendo ora le barse in mano, l'oro nella sinistra e l'argento nella destra, o immaginando di farlo, procediamo col protocollo di trasformazione alchemica su questo punto del corpo che abbiamo individuato. Se non avete percepito alcun punto, potete mettere generalmente nel protocollo di trasformazione alchemica corpo, altrimenti andate a inserire il punto, l'anca, il ginocchio, la pancia, lo stomaco, in funzione di quello che è uscito. Ponete la vostra attenzione all'altezza del primo centro
il centro dell'essere, 2 dita sotto l'ombelico e ripetete libero, l'energia cristallizzata in e andate a dire il punto e ponete l'attenzione sul punto. O in alternativa sulla pianta dei piedi. Quindi ripetiamo, libero l'energia cristallizzata in e la riporto nel mio centro di potere alchemico. Io sono io. Rimanendo in ascolto del vostro corpo e lasciando fluire quello che arriva. Se vi viene da sbadigliare, sbadigliate, se vi viene da lacrimare, se vi viene da ridere, se vi viene da piangere, se vi viene da fare dei respiri profondi, non bloccate. Ponete ora la vostra attenzione all'altezza del cuore, nel centro del sentire e ripetete lascio andare ogni attaccamento emotivo in e lascio fluire il mio sentire. Io sento io. Autorizzatevi a lasciare fluire. Diventate consapevoli che siete in controllo della vostra energia. Ricordatevi che siete un portale, cielo-terra, terra-cielo, che avete la capacità e le risorse per attingere dall'energia della terra e per attingere dall'energia del cielo. Ponete infine la vostra attenzione nella ghiandola pineale al centro della vostra testa e ripetete creo ordine e coerenza in e mi autorizzo a essere, sentire e creare. Io mi autorizzo ad essere me. Io creo io. Io mi autorizzo ad attivare in me il codice 3, 6, 9, 9, 6, 3. Io mi autorizzo a sciogliere i blocchi che non mi permettono nel qui ed ora di manifestare il mio più alto potenziale.
io, e pronunciate il vostro nome, mi autorizzo ad essere. Fate un respiro profondo e con la consapevolezza di essere in un corpo fisico che vi sta permettendo di manifestare la vostra energia. Al mio 3, con i tempi che voi riterrete più opportuni, aprite gli occhi. 1, 2, 3. Bene. Poco per volta potete staccare le mani dalle bars e potete anche andare un po' a pizzicarvi il corpo per permettere di radicarvi. Se sentite che siete ancora troppo fuori, potete anche alzarvi in piedi e proprio pestare i piedi a terra. Ok, ok. Bene, bene. Come spesso accade, parto con un'idea e poi si modifica nel mentre, anche perché stasera sono felice di vedere, persone che magari non si collegano spesso, persone nuove, e questo per me è sempre entusiasmante perché in funzione delle persone che ci sono, cambia tantissimo l'energia e magari chi, segue più spesso, se ne rende conto ed è affascinante ed è per questo che, io invito molto a partecipare alle dirette, perché è vero che tantissimi di voi seguono la registrazione. Ma, fare la pratica in diretta e nell'energia e nel cerchio delle persone che son presenti, è molto potenziante. Bene, io ringrazio a chi comunque, ha visto la registrazione. Come sempre arrivati a questo punto interrompo la, registrazione, in modo che possiamo passare alla condivisione con chi è presente.